La crisi climatica non è una questione astratta, lontana, sopra le nostre teste, di cui non possiamo fare granché, una questione solo tecnica o scientifica. La crisi climatica è una questione profondamente umana, che riguarda davvero il nostro quotidiano. È una questione di giustizia sociale ed è anche una questione di genere. E per raccontarvi questa faccia della crisi climatica stasera vorrei partire dalla storia di Marta. Marta ha 9 anni, è la sindaca più giovane d'Italia, perché Marta è di Brindisi e Brindisi, come tante città, ha instaurato il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, un vero e proprio consiglio comunale che interagisce con il sindaco vero e proprio, e i cui rappresentanti e le cui piccole sindache e sindaci sono eletti nelle file delle scuole e delle classi della città. E Marta si è candidata con un programma che puntava ad avere più verde, più parchi per i suoi coetanei, più aria pulita, meno rifiuti per le strade. E secondo una bellissima intervista che lei ha rilasciato qualche mese fa, ha vinto proprio per questo, perché, come diremmo noi adulti, si è candidata con una piattaforma ambientalista. E come dice lei, ha vinto perché è una bambina piccola che pensa in grande. Ed effettivamente, da persona che ha vissuto, respirato, studiato, lavorato nelle città e per le città, che ho fatto delle città la mia ossessione professionale, vi posso dire che guardare le città e quindi guardare il mondo con gli occhi di Marta, Marta oggi bambina, ma un giorno Marta ragazza e Marta donna, è forse l'unico modo che noi abbiamo per salvare il pianeta e quindi per salvare noi stessi. Perché? Perché la crisi climatica, appunto, non è socialmente ed economicamente neutra. La crisi climatica è profondamente ingiusta, rende le persone più povere ancora più povere, rende le persone diseguali ancora più diseguali, accelera ed esacerba le discriminazioni là dove esistono di già. E infatti le donne, le Marte, le mamme di Marta di questo mondo, sono tra le persone più colpite dalla crisi climatica. L'80% delle persone che oggi si spostano a causa di siccità o inondazioni sono donne. Il 70% delle persone morte in Francia nel 2003, in quell'estate torrida che ci ricordiamo tutti, sono donne. 2/3 dei lavori persi negli Stati Uniti dopo l'uragano Katrina sono stati persi da donne. E se pensate che questo riguarda solo paesi lontani, esotici, pensiamo solamente al Trentino, questo è il lago di Carezza, a Friuli Venezia Giulia, al Piemonte, solo qualche anno fa. Il cambiamento climatico già oggi colpisce il nostro territorio e già oggi colpisce il nostro tessuto economico e sociale. E perché le donne sono tra le più colpite? Non certo perché sono vulnerabili e fragili di natura, ma perché i sistemi patriarcali nel mondo, le norme sociali, le disparità esistenti, le rendono da una parte più esposte. Pensiamo a quell'immagine che abbiamo tutti in mente dei paesi africani o del sud del mondo, della donna col vaso che va a raccogliere l'acqua. Sì, le donne nel mondo sono quelle che si occupano di più di portare a casa l'acqua e di portare a casa il cibo. E se la siccità rende quel viaggio più pericoloso, più difficile, questo le mette in una condizione di equilibrio familiare ed economico più fragile. E dall'altra hanno meno mezzi. Le donne di media sono meno proprietarie di case, sono vittime del gap salariale, guadagnano meno degli uomini, hanno meno accesso ai sistemi di sanità pubblica. E quindi uno shock ambientale che magari ti distrugge la casa o ti fa perdere il lavoro, le rende più vulnerabili e meno capaci di reagire. E se pensate, queste dinamiche, queste disparità, coinvolgono tutte le grandi crisi del nostro tempo. Non credo che noi abbiamo ancora davvero fatto i conti con quel dato devastante, sconvolgente, tutto italiano, del 90% di lavori persi durante la pandemia, persi da donne. Il 90%. Queste discriminazioni che la crisi climatica e tutte le crisi del nostro tempo accelerano sono le stesse discriminazioni e le stesse barriere che impediscono alle donne di partecipare alle soluzioni per risolvere la crisi climatica, di veder rappresentati i propri bisogni e i propri punti di vista. Siamo quindi davanti a un circolo vizioso potente.
Le donne più discriminate sono le più colpite, ma siccome discriminate partecipano meno alle decisioni per far fronte alla crisi e quindi godono meno dei benefici delle politiche ambientali. La cosiddetta transizione ecologica, di cui si è tanto sentito parlare in questi mesi, rischia di essere essa stessa ingiusta come la crisi che vuole superare. Ci sono ancora troppe poche Marte. E questo, badate bene, non è un problema solo per le donne. Quando le donne sono presenti o come leader, come cosiddette decision maker, o come esperte in vari campi, generano politiche, progetti più inclusivi, più efficienti e migliori per tutti. Pensiamo all'esempio dei trasporti. I sistemi di mobilità nelle nostre città, come ci muoviamo in città, sono stati storicamente pensati da uomini sul modello dell'uomo che si alza la mattina presto, va a lavorare tendenzialmente facendo un viaggio, torna a casa la sera tendenzialmente facendo un viaggio, senza borse della spesa e senza passeggini. Ecco, quindi sono sistemi di trasporto che per esempio puntano alla frequenza, alla velocità in degli orari ben specifici, gli orari di punta, e meno alla sicurezza, all'intermodalità, all'interscambio. Ma noi sappiamo che la società è cambiata, che noi prendiamo quei trasporti in modo diverso, per motivi diversi, che gli orari e i tempi della città sono cambiati, quanto l'abbiamo visto in questa pandemia. E quindi che quei sistemi devono essere completamente ripensati da altri punti di vista, da punti di vista più inclusivi. Ecco, questo cambiamento e questo bisogno di cambiamento si vede soprattutto nelle città, appunto. Le città che occupano solo il 2% delle terre emerse, ma sono il 70% delle emissioni climalteranti. Sono una delle cause maggiori della crisi climatica. Ma le città sono anche grandi laboratori di soluzione. I sindaci e le sindache hanno potere diretto su alcune delle questioni centrali per risolvere la crisi climatica, i trasporti appunto, ma anche come raffreschiamo e riscaldiamo i nostri edifici, le nostre case, le nostre scuole, come gestiamo i rifiuti, come sviluppiamo l'urbanistica, il verde. Tutto questo è in potere ai sindaci. Ed è proprio nelle città, grazie a questo, che le soluzioni più incisive per far fronte alla crisi climatica arrivano da donne o partono dai bisogni delle donne. Ada Colau, Barcellona, ha fatto della giustizia sociale il pilastro della sua politica climatica, attraverso l'idea di eliminare la povertà energetica entro il 2030, attraverso l'idea che ogni cittadino a Barcellona deve avere un accesso facile a un rifugio climatico per proteggersi dalle inondazioni o dalle ondate di calore. Anne Hidalgo, a Parigi, ha creato un esercito di 30.000 volontari per spiegare le misure più incisive, più ambiziose sulla pedonalizzazione della città e sulla riduzione dell'automobile. Città del Messico, sindaco uomo, assessora donna, hanno creato un processo inclusivo che ha coinvolto donne esperte di politiche di genere, ma anche di politiche di mobilità, per ripensare completamente il bike sharing in città, renderlo più sicuro, più accessibile, e quindi hanno aumentato il tasso di utilizzo da parte di tutti. O ancora le 16 città che, come C40, l'organizzazione per cui lavoro, governate da uomini e da donne, abbiamo aiutato per lanciare le cosiddette iniziative Women for Climate, Donne per il Clima, programmi di mentorato che supportano e sostengono leader emergenti o nuove professioniste nell'ambito della sostenibilità. E potrei andare avanti, gli esempi sono tanti. Come ha scritto una di queste sindache, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, noi oggi affrontiamo la sfida più grande che l'umanità abbia mai incontrato, la crisi climatica, con una delle più grandi risorse che l'umanità possiede, le donne. Nonostante le disuguaglianze strutturali di cui ho appena parlato, le leader ambientaliste più incisive degli ultimi anni sono donne. Greta Thunberg, Alexandra Ocasio-Cortez, Christiana Figueres, la persona grazie alla quale noi oggi abbiamo l'accordo di Parigi, Vandana Shiva, Vangara Maathai, Jane Goodall. Ma non solo. Nell'ambito delle rinnovabili e delle energie pulite, le donne sono molto di più che nei settori del carbon fossile e del petrolio. Nella società civile, dagli Stati Uniti all'Europa all'Africa, le leader emergenti sono donne.
A New Orleans, proprio dove sono state colpite, sono state le donne a guidare gli sforzi per la ricostruzione dopo l'uragano. Ma purtroppo tutto questo non basta. Ci sono ancora troppi stereotipi. Le donne sono naturalmente ambientaliste perché naturalmente propense alla cura. Quante volte l'ho sentita questa frase? Ecco, al di là del fatto che ognuno decide di dedicarsi a questa questione per le motivazioni più svariate, noi sì, certo, le donne sono protagoniste dell'azione climatica oggi e ci sono ricerche anche che dimostrano che le donne di media prendono decisioni più ambiziose e più incisive sull'ambiente. Ma non bisogna mai dimenticarsi che questo protagonismo è profondamente limitato da quelle discriminazioni e da quelle disuguaglianze. Per cui sì, le donne si occupano dell'acqua e coordinano l'attivismo, ma non diventano ministre e non diventano proprietarie terriere. Solo il 15% dei ministri che oggi si occupa di transizione ecologica sono donne e solo il 15% ancora dei proprietari terrieri nel mondo sono donne. Ci sono quindi troppe barriere e troppi stereotipi. Pensiamo anche al settore della costruzione, dell'edilizia. Questo è il settore che maggiormente creerà posti di lavoro verdi nel futuro ed è il settore che maggiormente è meno rappresentativo delle donne, dappertutto, in Italia, negli Stati Uniti, dappertutto. E questo è ancora più grave se si pensa agli effetti che la pandemia ha avuto sulla disoccupazione femminile. Servono quindi più Marte. Ma serve soprattutto che le donne e le donne maggiormente colpite dalla crisi possano far sentire la propria voce e i propri bisogni, che i loro sguardi, i loro desideri, i loro sogni irrompano prepotentemente nelle agende della transizione ecologica, irrompano in quei negoziati sul clima che ci sembrano così lontani e così astratti, ma che sono così importanti per il nostro futuro. Come il sogno di Marta, la sindaca più giovane, che vuole diventare, secondo le sue parole, ingegnere edile e costruire case, parchi e strutture sportive a misura di bambino. Vuole diventare ingegnere e sapete, ci sono anche bambine che da piccole sognano di diventare ingegneri e non solo principesse o fate, con buona pace di quelli che ancora oggi in Italia pensano che siamo propense fin da bambine ai mestieri di cura. Serve quindi che tutte le politiche, tutti i progetti per la transizione ecologica garantiscano, per esempio, alle donne di avere davvero accesso ai nuovi lavori verdi, alle imprese femminili di essere sostenute, che i sistemi di mobilità siano più inclusivi per tutti e che le politiche, per esempio, sulla casa o sulle energie abbiano benefici innanzitutto per le famiglie più povere e più marginalizzate. Come diceva il compianto Alexander Langer, per essere efficace, per essere possibile, la transizione ecologica deve essere socialmente desiderabile. E per essere socialmente desiderabile, deve anche essere giusta, deve anche essere inclusiva, deve anche essere femminista, senza avere paura di questa parola. E per chiudere sempre con Anne Hidalgo, con cui ho avuto davvero il piacere di poter lavorare per 2 o 3 anni quando è stata presidente della nostra organizzazione e che ci ha chiesto di scrivere un libro insieme su clima e donne. Ecco, in questo libro lei ha scritto: sappiamo che dobbiamo lavorare 10 volte di più per ottenere le stesse opportunità degli uomini, che incontreremo discriminazioni e disuguaglianze in tutte le arene dove andremo, ma sappiamo anche che la responsabilità per il futuro è sulle nostre spalle e siamo pronte. E io penso proprio che siamo pronte. Se guardo alle bambine, alle ragazze che fanno parte della mia vita, se penso a Marta, se penso alle figlie delle mie amiche, se penso alle mie nipoti, Maria Blu, Kaisa, Filippa, se penso a mia figlia, Maddalena, ecco, se guardo lei, io so che siamo pronte. Grazie.